provando tutte per uccidermi, incredibile. Quante gioie e quanti dolori mi ha donato il Mugello, da uno degli incidenti peggiori della mia vita fino ad arrivare a una delle vittorie più dolci con il V4S di serie, contro tutto e tutti. Ma oggi siamo nel 2024, un capitolo completamente nuovo. La prima gara dell'anno a Misano è stata una cavalcata trionfale, ma nel round 2 a Vallelunga la musica è cambiata pesantemente, complice anche l'arrivo di Ruju con il suo bombardone e gli avversari che si sono messi a posto, stampando tempi mostruosi, come Rovelli, record assoluto sul circuito romano in sella alla sua BMW. Nonostante i grossi ostacoli, vincere qui vorrebbe dire mettere mezza mano sul titolo prima della pausa estiva. Andrà tutto secondo i piani o ci sarà il classico colpo di scena? Benvenuti in questa nuova puntata di A-Racing Story. Direi che non c'è male, insomma, rispetto a Vallelunga dove eravamo al limite e tiravo come un ossesso. Qui bello fluent, bello dolce, 51,5 primo giro, secondo giro 51,5 ancora. Sembra che sia andato tutto bene, se non che stamattina c'è stata una notizia, cioè vedete quando vi svegliate bene e vi anticipo, è normale perché tutti i pezzi sono fatti proprio al limite e non per durare ma per la prestazione. Siamo un po' tirati per il collo e quindi stamattina pronto, cosa c'è? E abbiamo una crepettina nello scarico, quindi oddio cosa facciamo? Spark velocissimi, bravissimi, hanno dato un ricambio e l'hanno portato giù in diretta per stamattina. Infatti la moto, come vedete, è sbrandellata perché stiamo appunto lavorando e guardando ancora cosa c'è che si è rotto, perché si scopre man mano della botta in Germania. Bene, adesso andiamo perché devo fare il briefing. Già l'altra volta ho preso la multa, non voglio prendere un'altra. Ma un'altra cosa curiosa di arrivare qua al Mugello era: ma cazzo, col Superbike chissà che velocità farai, insomma spaccherai il culo a tutti. No, perché siamo solo quarti. Quindi i casi sono due: o la nostra è una Superbike finta, come invece era un Superbike finto il V4S dell'anno scorso, oppure non lo so. Voglio sapere secondo voi nei commenti il perché di questa cosa. Dai ragazzi, non lago, poi non chiudono. Le sta provando tutte per uccidermi, incredibile. Me and Alex rode in the stock 600 And below. and 1000. Yeah. In 2015 and 2016 and 2017. So, what's your deal? I also raced together with Luca when he rode for Barney, and he gave me my best lap time around here, and I gave him €5 and say thank you very much. I hope to do the same tomorrow and try to follow him as best as possible. He wrote to me just a couple minutes ago and he said, hello my friend, I will give you a good slipstream, no problem. So, FP2, we will try, proveremo e quindi vedremo un po' come sarà la situazione. Secondo me, dato che qui conta tanto l'aerodinamica, la velocità in fondo al dritto, potrebbe essere un bel deal. And I'm going like shit like Front. Come tire? Yes. Okay.
Small crash. Small crash. Non so cosa dire, cioè sono senza parole. Ero lì, bello, in curva, non dico che stavo passeggiando, ma quasi, gas puntato, stavo già pensando all'uscita, chiusa, completamente, senza avviso, nulla. E adesso ragazzi sono uccelli per diabetici, come direbbe qualcuno, perché abbiamo finito tutte le alette in Germania. Idem per le carene, abbiamo solo queste che abbiamo montato. Non so bene come possiamo uscire da questa situazione. Ero stato così bravo fino adesso, cioè metà stagione senza danni. In 2 settimane demolito ogni tipo di ricambio. Vabbè, è inutile star qui a pensarci troppo. Torniamo in box, capiamo quanto dobbiamo essere preoccupati in vista delle qualifiche e della gara. Non è brutto. Il popolino è su. Oh, stai bene Luca? Posso? Senti, si è chiusa proprio. È una caduta che può succedere tranquillamente anche in gara, perché ero proprio Tranquillo. Vieni mica davanti con... Non mi sembrava, non mi dava la sensazione che proprio. Era il momento appena prima di iniziare a dar gas per farla girare, no? Cioè, prima di dargli quel pelo, chiuso. Prima di quel momento, com'era? Mi ha mai dato un. Tutto a posto la moto, Neanche non un era se- male. Perché hai capito cosa intendo? Che magari ti dici, cazzo, sai che fin da Ma subito... il problema è proprio che arrivo al fine del giro facendo 51 senza neanche il fiato, cioè così. Tu eri tutto più lento qua, però guarda dove hai preso in mano il gas prima, dove hai preso in mano il gas. Ah, il gas questo qua. Io pensavo che era già in terra perché non vedo col riflesso. Hai preso in mano il gas un po' prima. Perché ti sei accorto di essere più lento. Quindi No, l'ha tu scaricato quando un sei po' arrivato lui. lì, esatto. L'ho visto adesso, infatti sono andato a vedere perché non mi tornava. L'hai tirata su leggermente prima e gli hai dato gas. E si è scaricato davanti. Ti hai scaricato davanti, ti ha fatto quel sta. E anche a sto giro è andata di culo perché danni poco nulla, però Cristo Dio è andata così bene tutto l'inizio dell'anno, adesso un po' perché il livello ovviamente è cresciuto e noi non stiamo con Superbike a cambiare, fare perché come avete visto anche a Vallelunga molto complicato, però bisogna iniziare a cercare di trovare 10,5 secondo perché serve, non c'è un cazzo da fare, ragazzi sono veramente veloci. Anderozzi ha lavorato benissimo, anche lui è tornato sotto anche lui, mi sembrava molto in difficoltà, 51,8 con la pista più lenta rispetto a stamattina che faceva molto più fresco e come avete visto ho cercato in tutti i modi di non far rovinare la moto, ho puntato il gomito per mezz'ora, sono arrivato praticamente alla protezione del gomito sotto, ragazzi. Così. E vabbè, ed è servito perché alla fine bazzeccole. Però la cosa che più mi preoccupa, come avete sentito prima, è che la caduta è avvenuta in un momento di completa tranquillità. Cioè, così. E sono cadute queste che possono avvenire tranquillamente anche in gara, perché non te le aspetti. Ed è questa la cosa sulla quale bisognerà lavorare stasera e capire cosa vogliamo fare, se provare a trovare ancora qualche decimo o stabilizzarci come a Vallelunga, girare con lo standard, non spostare niente e andare. Tosta. Ma gli avversari? Facciamo il punto della situazione. Al National, come se non fosse già abbastanza, tra Ruju, Rovelli, Andreozzi e tutti gli altri si è aggiunto anche Ferroni, ex pilota CIV che non si trovava con la Honda. Ritornato sulla Aprilia e le Pirelli, sbam, subito lì davanti con i migliori. Il problema è che può essere sia un alleato sia il peggior avversario, perché ormai passare da fare primo a quinto è un attimo. Senza contare che Rovelli sta migliorando sempre di più e sta andando sempre più forte. E poi la mia caduta. Ritornare in moto dopo un crash è già complicato. Farlo dovendo centrare la pole position al primo giro di gomma è assai più difficile. Senza contare che per stare lì davanti bisognerà entrare in un club molto ristretto, quello dell'1,50 al Mugello.
iniziate a sganciare, vai, accendete la moto. Due giri cronometrati fa. Perciò ne farà 3. Giro d'ingresso più 2. Arriva adesso. Ragazzi, 26,1 il primo split, è già sotto di 1 decimo e mezzo. Buono, buono. Di 3 decimi da 51 e mezzo. Figa, è un attimo che lo fa al 50, È un attimo, sì. Cazzo, buono! Brutto porco! Abbiamo visto, sono contento, brava. Grip dietro allucinante, veramente tanta sicurezza. Davanti quando la forza e molli i freni è sempre... Riusciamo a vedere i dati al volo? Abbiamo 59, basta. Cioè, passo gara, mettiamoci a posto per la gara. E facciamo 2 modifiche? Certo, basta. Via, che bello però. È quello che volevo, capito? Sì, sì. Porca troia. Sei contento? See, I cannot follow you. You are too fast. I need A step. a step, yeah, Okay. because I cannot follow you on the. I've struggled also today with the grip. I saw you outside of the Arrabbiata 2. Good. I saw your bike moves a lot Yeah, on the exit. Yeah. But It's you're not okay, so yeah. much problem. No. But You need, I think, a bit more feeling on the front to do this. Yeah. And in my 50.9 in the front, like Yeah. I was on the limit. We see. Thank you anyway. No problem. Always a good guy. Ragazzi, che giro, è entrato ufficialmente nel club del 50, follia pura, l'anteriore era lì proprio sul limite di chiudersi sempre, però bello, è uscito un tempo della Madonna e soprattutto essere caduti ieri, non aver fatto neanche un giro, fare il giro di lancio e poi nel primo giro tirato dover far 50. Mamma mia, ed era fondamentale perché adesso abbiamo una gomma, magari prima non lo capivate su quello che stavano dicendo, adesso abbiamo una gomma per stasera per poter fare il passo gare e capire se l'SCQ può essere la gomma da gara per domani che farà più freddo, quindi facciamo l'inizio.
gara con 0 rischi. Ho fatto 52 qualcosa che ho trovato quello in mezzo, poi ho ribasso a 52 basso. Sì, esatto. Il problema è che appunto, figa, ed è l'8° giro. Sì. Domani sono 10. Per quello ho detto, per quello ti ho chiesto a te come ti sembrava la gomma. Perché dal cronometro, io dal muretto, dicevo cazzo, ha già crollato la gomma. Per sicuro c'è avuto un bel drop. Perché già i 7 decimi a confronto di stamattina li ho considerati troppi all'inizio, capito? E lì ero io che... cioè, Conservativo. Sì. Ok, ma mi andava bene il Però ti conservativo. dico, senza conservativo non facevo 59 di nuovo, facevo 50, cioè 51 basso. Poteva andare bene il conservativo, ma avrei voluto vedere quel tempo lì, ma almeno 5 giri. per capirci, quello no? anch'io. Ok, così almeno so che avresti Bravo. avuto il 51 basso Bravo. e essendo conservativo stavi in 51,7. Sì. E allora dici ok, però sai, quando ti ho visto arrivare abbastanza velocemente al 52 ho pensato che la gomma sì. non fosse... Sì, sicuro non stavo rendeva. facile come l'altro giorno sul 50. Cioè, mi veniva più facile, capito? L'altro giorno. Ti dico al volo, sono andate in modalità 0 errori, cioè 0 rischi proprio. Il problema è che la gomma va giù tanto. Era bassa la temperatura. Domani non sarà meglio. Sul cerchio buono ti metto XQ, quello buono. Dopo esperti metto la Q per la ripartenza. Però io non la escluderei. Ma perché Andreotti ha fatto cazzo 51-1. Come veste, sì. Ma è segnata quando si ferma. Non è bella. È bella da Non vedere, è no? molto usata, però fagli fare anche a loro 8 giri con la Q. Secondo me il passo è quello, Dai ragazzi, tutto sotto controllo, no? Siamo riusciti a provare il passo gara. Gli altri si sono avvicinati senza rubarci la pole, 2 modifichine e domani gara in scioltezza. Per usare un francesismo col cazzo. Per la prima volta e direttamente in gara mi toccherà correre sul bagnato con la Superbike. Tante domande ti frullano nella testa in quei momenti. L'elettronico riuscirà a fare una buona mappa senza dati? E la ciclistica? Riusciremo a centrare un assetto decente? Oh, mamma mia, la tensione è altissima. Senza parlare che questo è il momento peggiore per un pilota che si lotta al campionato. Devo iniziare a gestire e accontentarmi avendo già qualche punto di vantaggio? Oppure devo continuare a osare? Molte volte la risposta non è razionale, ma d'istinto. Direzione gara da un doppio giro di warm up, insomma, per consentire ai piloti di capire un pochino meglio le condizioni della pista. I giri poi invece della gara saranno sostanzialmente 9. Il Mugello è una pista veramente tecnica sul bagnato, perché ci sono delle zone che hanno tantissimo grip, puoi fidarti subito, ginocchia a terra in un secondo, altre invece dove non è che devi andare piano, devi proprio prenderti una marea di margine, perché senza accorgertene sei per terra. Adesso in questi 2 giri di warm up lap sto appunto assaggiando le condizioni, era da tanto tempo che non giravo qui dentro con le Pirelli e soprattutto con il 1000 sul bagnato, e devo dirvelo, questa pista mi riesce tanto bene in queste condizioni. La moto con la pioggia l'avevo già provata a Misano, ma non mi aveva entusiasmato, difatti sia nei test sia in gara non ero andato fortissimo, ed è questo che mi sta preoccupando in questo istante. Il feeling è buono, ma basterà per lasciare indietro i miei avversari? Stiamo a vedere. Finalmente si spengono i semafori rossi e inizia il Sita Round Viros Power National Trophy 1000. Rovelli sì, non benissimo Luca Salvadori, che però potrebbe già andare ad attaccare Andreozzi per la seconda posizione, lo fa. Ecco, Rovelli a proposito di fiducia ha cercato di giocarsi questo jolly con la sua BMW nel tentativo, nel Team Pistar, diciamo, nel tentativo di avvantaggiarsi subito di questa situazione. Adesso qua girano abbastanza tranquilli, primo passaggio Luca Poggio secco, tutti ancora sul chi va là. Luca, attenzione, Rovelli non molla ragazzi, aia, che rischio.
che rischio, Luca ha fatto bene ad attaccare, o si aspettava minore resistenza da Rovelli non ha voluto cedere il passo. Interessante, Castellarine su Ferroni. Interessante. Duello veramente subito serratissimo tra questi due piloti. Occhio la Casanova Savelli con Salvadori. No, Era Ferroni, cavolo. Sbam, che sorpasso su Filippo all'esterno, gli ho lasciato giusto lo spazio per non metterlo in crisi con il davanti, perché sennò facciamo una frettata tutti e due. L'ho lasciata correre, cambio di direzione, davanti, e adesso devo cercare di fare il mio. Modalità 0 errori. Se basterà per andare via, benissimo, altrimenti ci penseremo dopo. Mettevi pronti per favore col distacco, +1 e vediamo com'è la situazione al terzo split e glielo diamo, ok? +1 e 5. Passaggio sul traguardo dei 9 previsti qui per Andreozzi, Rovelli e Castellarin. Subito l'obiettivo di andare a riprendere, se possibile, Luca Salvadori, che però è passato sul traguardo con un vantaggio consistente, 2 secondi e 6 da fermo, 2:21.3, gli altri 2:24. È arrivato lungo Rovelli. Ha usato un po' troppo, Sì. Mamma mia, ho fatto metà giro davanti, ho 1,5 secondi di vantaggio e vi giuro ragazzi, non sto esagerando, non sto tirando allo spasimo come magari era nel giro di qualifica sull'asciutto. Sto andando di puro istinto, ma in maniera naturale, senza forzare, senza essere impiccato nelle staccate. E quando ti esce tutto con così tanta naturalezza, il risultato è una conseguenza. Ora adesso è a -3 secondi, però aspettiamo perché con il ritmo che sta andando ancora di più. Tu che stai guardando questo video, ti sei ricordato di controllare se YouTube ti ha fatto lo scherzetto con la disiscrizione dal canale? Mi raccomando. E se non sei ancora iscritto, cosa stai aspettando? È facile, veloce e soprattutto, che non è scontato, gratis. Sì, +4 e 5. Però sarà già anche di più. No, 5 secondi e 6 ragazzi, mettetegli +5. Tutti abbiamo messo +5. non li vedo tanto fluidi ancora nella guida, no, vero? C'è un po' di difficoltà, evidentemente, e ne approfitta Salvadori, fa 2:12.678, che è giro veloce. Vediamo dietro, oh là là, 2:16 dietro, 2:15, 6 secondi 8. Salvadori ha spaccato letteralmente la gara. E quanto sta girando? Fammi vedere. Oh, 2:12, 4:16, impressionante. Comunque 2:12 sull'acqua, guarda che è un bel tempo, cioè veramente. Secondo giro e vedo sulla tabella +5 secondi, ma cosa sta succedendo? Non capisco. Ho girato subito in 2:12 ed è un tempo molto veloce sul bagnato al Mugello, ma mi aspettavo gli avversari molto più vicini, invece probabilmente, non so, si sta dando fastidio. L'unico problema è che quando succedono queste cose e hai tanto margine su quello dietro, le cazzate sono facilissime, perché inizi a pensare, a dire quanto è lunga questa gara, la testa inizia a vagare dove non dovrebbe. Quindi rimaniamo concentrati, continuiamo a tirare senza esagerare e poi faremo il punto della situazione tra qualche giro.
sopra il cordolo. Oh, Luca! Coraggiosa, per carità, la moto abbastanza dritta, ma insomma. Sì, fiducia, però Coraggio insomma. grande, adesso era qua. Mamma mia, Infatti gli altri non ci passa nessuno, ci passa solo lui sopra. No, In esatto. uscita. Sono 7 secondi il vantaggio, ragazzi. Avevo visto il secondo e terzo settore che sembrava recuperarsi un po'. Intanto Salvadori fa 2:12.616 con un ultimo parziale record. Però anche il tempo di Rovelli non è male. 2:13.8 già aveva deciso. 2:13.8, però devo dirti una cosa, ha tirato giù 2 secondi e mezzo sul suo giro precedente, Rovelli. Sì. Esatto, e quindi Ecco, andiamo a qui è rivedere. Mamma mia, ragazzi. Qui è stato veramente coraggioso. So già cosa state pensando, ma questo è stupido che ha questo vantaggio, passa sui cordoli piegato sul bagnato quando potrebbe tranquillamente stare sull'asfalto in maniera totalmente safe. Ebbene ragazzi, tutto quello che vedete non è fatto a caso, sono tutti particolari che vengono studiati nel minimo dettaglio. Perché sulla casella di partenza, invece di posizionarmi appena prima della casella, ho lasciato un pochino di spazio? Perché, essendoci tanta vernice anche per gli altri segnali delle auto, è molto meglio dare la possibilità alla gomma posteriore di avere più spazio sull'asfalto prima di incontrare quel tipo di vernice, che non è lo stesso che troviamo sui cordoli. Sui cordoli c'è molto più grip, o meglio, su alcuni cordoli. Bisogna andare a fare il track walk a controllare su quali si può salire sul bagnato e quali no. Idem per il discorso della casella di partenza. È già successo che in passato dei piloti partissero dalla prima posizione o nelle altre posizioni dove c'erano più strisce di vernice e sul bagnato gli partisse il posteriore in maniera completamente inaspettata. Avete visto in partenza a Morelli cosa è successo? Secondo me solo i più attenti se ne sono accorti. Questo è esattamente quello di cui vi parlavo. I 10 giri che voi vedete in gara sono solo la punta dell'iceberg di una preparazione veramente intensa e curata in ogni minimo dettaglio. Vedi che sta un pochino perdendo il primo secondo split, però anche l'ultima volta ha fatto così. Dopo lui veramente Biondelli se ne taglia sul cordo, guadagna una spalancata. Ma guarda come ha abbassato il secondo split, adesso abbassano ancora. Preparate più 9 era nato. 2:09.976, un jet supersonico tutto giallo sulla pista del Mugello. Luca Salvadori sta dominando di brutto. È uno che legge più 13, non so cosa bisogna dirti di più. A 14 farà 15 secondi. Dico 14? No, vai a 15 già. Fatto il best lap ancora. Salvadori si diverte, nuovo giro veloce, miseria. nuovo record 2:09.505. Mamma mia, sta veramente sradicando il gas della sua Ducati, fantastico. Ultimo giro da fare, giri record su giri record stampati fino ad ora e 15 secondi sul secondo. Come si dice, siamo in saluti, quindi godiamoci appieno quest'ultima tornata nel fantastico Mugello. E qui saluta già Luca Salvadori, rimane concentrato Perché Luca naturalmente. sull'acqua devi rimanere sempre concentrato perché Ecco, è un esatto. attimo, insomma, ecco, quindi Ha fatto il best primo split. Comunque 17 secondi sono 9 giri, 2 secondate al giro, considerando che è partito male. Cioè, ragazzi. Vai di lì. E Luca saluta tutti praticamente, contento come non mai. Adesso per lui non resta che affrontare la bucine, alzare lo sguardo, andare a cercare laggiù in fondo la bandiera a scacchi che può andare a sancire per Luca Salvadori e il Broncos Racing Team il terzo successo consecutivo. Luca Salvadori! Sì, cazzo, è andata, e anche a sto giro. Che palle, mi godo il weekend solo in questo maledettissimo istante. Non dovrebbe essere così, anche durante le libere, le qualifiche, anche se ci sono delle difficoltà, dovrei riuscire un attimino ad apprezzare quello che sto facendo. Invece, fin quando non arriva questa maledetta vittoria, o meglio, insomma, un buon risultato, non riesco a essere felice. Ma in ogni caso ci penseremo nelle prossime gare
perché a sto giro si può solo godere appieno e soprattutto serviva questa gara sul bagnato, perché se è vero che sull'asciutto abbiamo una delle moto migliori sulla griglia di partenza, sul bagnato queste differenze si appiattiscono totalmente, esattamente come succedeva gli anni scorsi quando guidavo il V4S e riuscivo un po' a fare la differenza in queste condizioni. Direi che a sto giro i fatti hanno parlato per noi, adesso però andiamo a goderci il podio con i ragazzi perché mi hanno messo a disposizione una moto incredibile. Era lunghissima, non finiva più. Ho fatto 2.9 per fare in fretta. Che emozioni, che spettacolo, non ho altro da dire oltre a quello che avete appena visto, se non che adesso il campionato ci sorride, perché è il Giro di Boa, mancano 3 gare, si ripartirà a settembre con il National, più precisamente il 7 settembre ragazzi, venite a vederla live a Cremona, stesso discorso per la gara successiva insieme al CIV a Imola e poi il gran finale a Cervesina. Ma manca ancora un mese prima della pausa estiva, ci saranno 2 tappe di CIVS, campionato italiano velocità salita, dove potrete venire a vedere live anche lì, ma soprattutto potrete stare a 1 metro dalle moto che vi passano a 200 all'ora, spettacolare. Quindi vi lascio anche qui sotto tutte le date e con il bombardone giallo ci sarà anche il VDV. Sarò lì presente insieme a Ducati, ovviamente insieme a tutte le attività che mi faranno fare, ci sarà l'appuntamento con voi nella tenda Adrenaline alle 2:30 l'incontro con i fan. Quindi che dire, ci vediamo lì e come al solito gas, ci vediamo al prossimo video.